Buongiorno a tutti, io sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. È sempre difficile giudicare obiettivamente noi stessi, ancor di più le sfumature della nostra personalità. In particolare capire se ci amiamo in modo sano oppure eccessivo è un vero e proprio dilemma. Vediamo tutti i giorni persone egocentriche, egoiste e vanitose, apparentemente ignare di questa autoammirazione incondizionata. Facciamo attenzione quindi se il nostro interesse è focalizzato esclusivamente su di noi stessi, costringendo le relazioni con gli altri ad assumere un ruolo assolutamente marginale. Potremmo soffrire di un disturbo mentale pericoloso e subdolo. Di cosa parleremo oggi? Già l'avrete capito, della parola narcisismo naturalmente. Scopriamola insieme. La parola narcisismo iniziò a circolare alla fine dell'Ottocento e quando nel 1914 Sigmund Freud pubblicò la sua Introduzione al narcisismo, divenne famosa. Il narcisismo sano, in genere, è un tratto di personalità auspicabile. Tuttavia la linea di demarcazione con quello patologico è davvero sottile. In questo ultimo caso, il narcisista pone se stesso al centro dell'universo, ricerca continuamente l'ammirazione altrui ed è totalmente sprovvisto di empatia. Il fallimento e le critiche possono condurlo alla depressione e a scatti di rabbia improvvisi, perché minano la fragile autostima dietro la quale si nasconde e che inconsapevolmente protegge col suo comportamento. Le cause possono essere molteplici. Una famiglia ambiziosa che fa credere speciali, ma poi fa pesare i fallimenti come macigni, una famiglia che scoraggia le ambizioni, o un rapporto genitore-figlio invertito, quando il bambino si trova ad accudire i suoi stessi genitori. Il narcisista matura così sentimenti di vergogna e inadeguatezza, scarsa autostima o addirittura risentimento. Le cure contro il narcisismo sono complicate, in primis perché il narcisista evita accuratamente lo psicoterapeuta per il timore di essere scoperto. Ma ci siamo mai chiesti da dove nasca la parola narcisismo? Essa proviene dall'incantevole mito di Eco e Narciso, splendidamente raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi. Narciso è un giovane bellissimo, ma vanitoso e superbo oltre misura. Rifiuta l'amore di qualunque persona si innamori di lui. Quando respinge la ninfa Eco, questa si strugge a tal punto da perdere tutto l'umore del corpo, rimanendo voce solamente. Punito dagli dei, il fanciullo si innamora della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d'acqua. Consumato dalla fiamma d'amore e consapevole di non poter mai appagare la sua brama, si lascia morire, appassendo a poco. Nelle Metamorfosi di Ovidio il suo corpo si trasforma in un meraviglioso fiore giallo, il narciso appunto. Ogni volta quindi che la necessità di apparire diventa un'ossessione o il bisogno insoddisfatto di ammirazione crea disagio sino alla rabbia, torniamo a riflettere ancora per un istante sull'origine della parola narcisismo. Da tempi antichissimi un mito è lì ad ammonirci, con la voce di una ninfa disperata che echeggia da lontano e con un giovane bellissimo dal capo reclinato, mentre bacia la sua immagine riflessa in uno specchio d'acqua limpidissima e si tramuta in fiore.